Allora ragazzi, ci siamo fermati per una sosta tecnica, siamo alla base del Col de la Madeleine, adesso saliamo, ci sono 25 gradi, si sta da Dio, veramente 7 ottobre 2023, una giornata spettacolare. Dietro di me la Tigerona, Veronica, con il suo francese eccellent. E adesso excellent. Excellence crème. Sì, adesso andiamo a vedere anche se troviamo della formagerie, 2 ostriche, qualcosa di tipico francese. E champagne. Magari. Metri. E voilà. Col de la Madeleine. Che aereo, wow. Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, siamo sul Col du Petit Saint-Bernard in Francia. Stiamo proseguendo la nostra avventura di questi 2 giorni con 800 km da percorrere, dove vedremo tutti i passi più belli di una parte della Rue des Grandes Alpes, situata sulla catena montuosa alpina francese delle Alpi Graie. Siamo diretti al Col de la Madeleine, successivamente scenderemo in valle e dormiremo questa notte in hotel, per poi domani fare il Col du Galimbier, il Col du Telegraphe, Col du Lautaret e proseguire Col di Zoard e tornare attraverso il Colle dell'Agnello. Quindi un weekend davvero ricco di panorami e curve. Andiamo! Con noi i nostri amici Brian e Francesca a bordo di GS 1250 che sono dietro di noi, simpaticissimi compagni di viaggio, e collegata c'è anche Veronica in audio. Bonjour. Bonjour a tous. Bonjour a tutto le monde. Allora dovete sapere che Veronica è bravissima a parlare francese. Ero, no? Brava, purtroppo. Davvero devo appunto tornare più spesso in Francia, sento che devo tornare più spesso. Sono bei posti. Per recuperare il mio francese. Che panorami ragazzi, panorami davvero bellissimi. La Rosière. Stasera ne mangio una, un pezzo di mucca stasera me lo mangio. Poverine. E qui fanno anche degli ottimi formaggi, in Francia. Sì. Sono dei formaggi veramente deliziosi.
terza caratteristica di Tiger che non mi veniva in mente prima, che è l'unica moto ad avere il cardano abbinato al cerchio da 21 anteriore. Siamo arrivati a Borgo San Maurizio, che in francese si dice, Veronica? Bourg Saint-Maurice? Perfetto, Yellow San Marino. Quindi siamo nel cuore della Savoia e adesso torneremo in Alta Savoia. Qua sono nativi proprio le persone che creano il tiramisù, i savoiardi. E questa è la stazione. Bellissimo, bellissimo anche Borgo San Maurizio. Borgo San Maurizio. Cioè, qua sotto ragazzi abbiamo 25 gradi. Sì, fa caldo caldissimo. pazzesco oggi. Cioè, per essere ottobre, Io c'ho sotto il maglione, cavolo. Ale alla France. Stavo facendo una riflessione molto profonda, ragazzi. Cioè, voi immaginate che la parola bidet è una parola francese, ma i francesi non usano il bidet. Siamo quasi a Poitiers, dove poi volteremo e andremo a prendere il Colle delle Medeleine, che non è il Colle della Maddalena, quello è al confine già dentro l'Italia, diciamo, ma è il Colle delle Medeleine, è un colle che fa parte della Rua de Grandals. Guardate che scenario, intanto ragazzi, siamo proprio nel cuore della Savoia, bellissime strade fotoniche, questa poi giù in valle, scorrimento veloce, tutta curvoni ampi, davvero bella, al limite 70, a volte 90, si gira bene. Fa parte di un parco nazionale francese, è un'area alpina veramente incontaminata, piena di boschi, con questa strada bellissima che taglia la valle. Abbiamo appena superato Notre Dame de Briançon, siamo esattamente sotto la superstrada, diciamo, principale, nelle stradine secondarie, perché adesso imbocchiamo il passo che ci porta al Col della Maddalena. Allora mi dice 15 km diciamo quasi alla cima, perché ho impostato un paese sul navigatore prima della cima, quindi non è un passo molto lungo e non arriva neanche a 2000. Il cartello indica 2000, ma ai francesi piace scrivere qualche metro in più in generale sui passi, perché su Wikipedia e altri siti me lo dava 1996 mi pare. Comunque siamo quasi a 2000, insomma. Vediamo com'è questa parte di Francia. Pussy, c'è un paese che si chiama Pussy. Pussy? Col della Maddalena, Auvert. Davanti a noi Brian e Francesca con GS 1250. Sentite come ruggisce la Tigre. Devo dire ragazzi che è una moto eccezionale, davvero. Per l'utilizzo che facciamo noi della moto, devo dire che è assolutamente più indicata rispetto a multistrada, che è molto più sportiva. Qua il comfort e il 3 cilindri ti porta su fuori dalle curve, in salita carichi con i bagagli con 130 Nm di coppia, che è un piacere ragazzi,
Devo dire che anche multistrada, scusate, GS che ha Brian, cioè ha una castagna ai bassi, ragazzi, guardate come spinge, bicilindrico, 140 Nm, cioè fuori dalle curve il GS è impressionante. Bello anche il rumore sotto coppia quando si entra con una marcia in più, si tira fuori comunque bene, bella da guidare, ragazzi. Si alleggerisce un po' l'avantreno ovviamente quando siamo in due con i bagagli e si sale a gas aperto, ma devo sottolineare che è una moto molto difficile da impennare, perché nonostante la cavalleria e la potenza, molto piantata con l'avantreno a terra, difficile da impennare a meno che non sappia ancora gestire i controlli, perché non ha l'anti-wheeling settabile ma ha il traction control su diversi livelli, e anche al minimo è molto invasivo, cioè non te la fa impennare, diciamo. Io ovviamente non amo dare il brutto esempio, il cattivo esempio, però devo ammettere che mi è sempre piaciuto divertirmi in moto anche un po' sportivamente, anche se adesso quell'età sbarazzina è passata, sono più responsabile sicuramente e quindi certe cose ne posso fare anche a meno. Ci si diverte lo stesso, ragazzi, guardate come va tra le curve, anche col 21 che ho imparato ormai, ho capito come gestire, come chiudere le curve, è veramente una moto eccellente, la Tiger. Stavo pensando che questo passo è un misto tra il passo del Vivione e il Gavia in alcuni tratti. Sì, è vero, somiglia. Perché senza protezioni, strada stretta, Sì, insomma abbastanza impervio. è un po', sì, comunque l'asfalto è in buone condizioni, sì. a volte un po' sporco, vedete i parapetti bassissimi, a volte proprio non c'è. e poi sono praticamente curve molto a gomito, quindi Cieche, sì. abbastanza pericolose nel momento in cui arriva un veicolo dall'altra parte che taglia la curva, però insomma molto diverso dal piccolo San Bernardo di prima. Esatto, sei molto più ampio e veloce. Ampio, veloce, Sicuro, sicuramente. sì, molto, molto diverso, sì. Oggi quindi panorami Diversi, sì. variegati. E ovviamente se per caso qualcuno di voi non avesse in mente il Gavia e il Vivione, ci sono i video dedicati sempre sul canale, anche se credo che un motociclista medio li conosca bene comunque. Beh, dipende, dai, se uno abita magari giù verso Nelle zone? sotto l'Emilia Romagna non è così facile arrivare su quei posti. Sì, questo sì. Siamo comunque a ridosso delle Alpi. Sì, ma sai, magari non li hanno percorsi, ma li hanno Sì, visti. Esatto. Ecco, qui punto diciamo stretto. Che il Vivione fino all'anno scorso io non l'avevo mai visto, quindi ci sono sempre dei posti che magari una persona ha visto dei luoghi e altri no. È proprio per questo che è bello condividere questo tipo di itinerari, avventure. Assolutamente. Dare spunti anche. Sì, sì. La Francia è sicuramente una delle mete più ambite, diciamo che in moto in Francia qua sul versante delle Alpi Graie sono veramente posti eccezionali. Intanto leggevo la lapide, siamo a 1147 metri, continuiamo a salire, pendenza del 6%, quindi ancora abbastanza morbido. Bello che anche in queste strade strette in Francia ci siano questi, diciamo, segnali che comunque individuano la mezzeria, non è mai
utilizzato perché secondo me sono molto utili. Ma devo dire che è davvero un passo particolare questo, perché Sì. la strada cambia di continuo. Vario. Siamo arrivati a Cellier. Io avrei letto Celliers. Ecco, appunto, che è una frazione di... mi sono persa. Sarà una frazione di Le Cher, può essere? Le Cher. Sì, mi sembrava di aver letto così. Comunque sempre Alta Savoia. Ah, la Le Cher, la Le Cher, Sì. la Le Cher. Che non è la Lechere, perché... Comunque ragazzi, guarda che meraviglia. Classici paesaggi alpini. Bellissimo. Siamo a 1440 metri ragazzi, continuiamo a salire, il passo si è aperto improvvisamente, due carreggiate distinte per senso di marcia, due corsie distinte per senso di marcia, la carreggiata si è ampliata e la strada è diventata più bella. Giù sotto era molto tecnico ragazzi, un passo davvero guidato, difficile, che variava molto nelle curve strette, larghe, tornanti, in salita. Invece qua è diventata più veloce. Bellissimo, bellissimo. Stiamo entrando nel cuore delle montagne per poi superare questo costone di roccia davanti a noi. Guardate che meraviglia, cascata della Madonna lì davanti, cascata della Madeleine. Guarda che roba. Bello, ragazzi. 7 km al passo. Che meraviglia. Wow. Sì. Panorama. E il paesaggio si è cambiato. Raya. Sì, ma lo facciamo in alto? Sì, arriviamo su. Mi chiedeva se dovevo donare. Sicuramente facciamo una bella donata appena arriviamo su. Ragazzi, che strada bellissima, guarda come si apre. Fantastico. Guardate che spettacolo queste montagne, di fronte a noi adesso saliremo attraverso i ritornanti di questa di montagna. Siamo quasi in cima ragazzi, guardate che vista! Siamo a 1900. Meraviglia. Ecco il picco. Col delle Madeleine. C'è anche il ristorante, insomma, qui Sì. fornito. Eccolo qua, facciamo la foto di rito al colle 2000 metri. e voilà. Col della Madeleine. Che aereo, Mio wow! Dio, mi è Che passato... pelo, davvero! C'ho pettinato, cioè... Pazzesco. Spettacolo. Facciamo due foto e ripartiamo.
Siamo arrivati all'hotel Le Marintan, situato a Saint-Michel de Saint-Mauritain. Com'è, scusa? Saint-Michel de Maurienne. Saint-Michel de Esce solo Mauritain. la sigaretta in bocca. De Mauritain, perché sennò lo pronuncia bene. Con la sigaretta si dice bene. Adesso Veronica va a chiedere per i box moto. Donne. Buonasera. È arrivato l'arrotino. Stai registrando? È strano perché Allora, guardate dietro le due splendide signore francesi. Cioè, praticamente queste due ragazze rubano la scena al paese. Guardate come è vivo questo paese. Saint-Michel, che non mi ricordo mai, de Mauritain. Siamo in mezzo alle Alpi Graie, signori. E adesso andiamo a cena. Ciao ragazzi. Bonsoir. Ti vuoi accomodare con noi? Sì, volentieri. Ragazzi, sono arrivati i piatti. Salmone, carne che abbiamo visto oggi sulle montagne, finita nel piatto. Guardate che spettacolo. Wow. Un bel vinello bianco. Buon appetito. Allora, è un po' sgranato, ma dalla nostra camera di hotel si vede il Fort du Télégraphe che visiteremo domani e che vi racconterò. E adesso siamo tornati in camera. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi se avete visto il video fino a questo punto. Veronica già dorme e siamo stravolti, ragazzi. 400 km in Francia e adesso andiamo a dormire. Domani faremo Col du Télégraphe, Col du Galimbier, scenderemo al Col di Lautaret, che è un po' più basso, per risalire al Col di Isoard e rientrare in Italia attraverso il Colle dell'Agnello. Questa è la teoria, domani vedremo in un altro video. Ciao ragazzi! che aereo, wow. Mio Dio, mi è passato... Davvero. Ci ha pettinato, cioè.